Ciao a tutti, oggi parliamo della tossicità dell'uva nel cane. Avevo fatto un breve short sull'uva che è tossica nel cane, che può dare un'insufficienza renale nel cane, però effettivamente le domande che possono sorgere per chi ha un cane o comunque per chi è curioso è: l'uva è un alimento molto comune, però effettivamente non abbiamo tutti questi avvelenamenti da parte dei nostri cani che sicuramente hanno ingoiato, mangiato qualche chicco d'uva. Come mai viene segnalata questa tossicità dell'uva sul cane? In questo video cercherò di spiegarvi il perché fondamentalmente non tutti i cani che mangiano l'uva poi hanno l'insufficienza renale, ma alla fine del video parleremo del perché è meglio non darla. Allora, sembrerebbe che la causa fondamentalmente del perché in alcuni casi cani che hanno mangiato dei chicchi d'uva poi hanno avuto un'insufficienza renale acuta è la presenza dell'acido tartarico nell'uva. Sembrerebbe che non tutte le uve, quindi non tutti i chicchi d'uva, hanno la stessa concentrazione e non si sa ancora esattamente qual è la concentrazione per cui un cane sviluppa l'insufficienza renale, mentre altri invece magari non gli dà nessun tipo di problemi. Sembrerebbe quindi che è legato fondamentalmente alla concentrazione di questa molecola, non al chicco in generale. Quindi fondamentalmente, essendo che un proprietario non può sapere quanto acido tartarico c'è nell'uva che sta mangiando, il consiglio chiaramente da medico veterinario è quello di evitare categoricamente di dare l'uva ai nostri animali, ai nostri cani soprattutto perché, ripeto, in letteratura è fondamentalmente descritti casi di insufficienza renale acuta correlati all'ingestione di uva. Prima, ripeto, non si era ben chiaro il meccanismo d'azione, ora invece studi più approfonditi hanno, diciamo, trovato il colpevole, sembrerebbe essere questo acido tartarico che probabilmente non in tutte le uve ha una concentrazione probabilmente così elevata e non sappiamo qual è il grado di concentrazione dell'acido tartarico per cui poi questo danneggi in modo acuto il rene e quindi crei un'insufficienza renale acuta poi nei nostri cani. Ricordo che l'insufficienza renale acuta è un grossissimo problema che chiaramente poi danneggia a volte anche in modo irreversibile il rene dei nostri animali e può provocare chiaramente la morte, l'insufficienza renale acuta. Quindi generalmente imparate sempre ad alimentare i vostri animali in modo corretto, a non dare avanzi, a non dare cose fondamentalmente che non siete sicuri non facciano male al 100% ai vostri cani, ai vostri gatti. Nel mio canale, nel canale troverete tantissimi video in cui magari parliamo degli alimenti che possono fare male ai nostri cani e ai nostri gatti, in modo tale da evitare chiaramente di dare volontariamente questa cosa. È chiaro che, come vi dicevo, molto spesso abbiamo in Italia tantissimi vigneti e probabilmente non abbiamo così tanti casi di insufficienza renale dei cani che vivono a contatto con questi vigneti, che quindi si predispone che qualche cane mangi questi chicchi d'uva. Quindi bisogna fondamentalmente ancora aspettare per capire esattamente perché questo avviene. Finora, ripeto, si pensa che sia legato alla presenza, quindi alla concentrazione all'interno dell'uva di questo acido tartarico. Quindi non è detto che magari alcune uve ce l'abbiano, altre ce ne hanno talmente poco da non creare questo tipo di problema. Ovviamente bisognerebbe fare ulteriori studi per capire la presenza di questo acido tartarico nelle nostre uve, per esempio in Italia, per capire in quali è presente con maggiore quantità e in quali è meno presente. In linea generale, ripeto, attualmente è meglio non dare nessun tipo di uva, che sia uva nera o uva bianca, perché alcuni potrebbero dire non è che nell'uva bianca si può dare l'uva nera, no? In questa fase è meglio non dare assolutamente uva. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.